Ciao a tutti amici del cancro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami cancro e le energie disponibili per l'amore per la seconda metà di maggio 2026. Ok, abbiamo la carta della morte. Amici del cancro, può essere un momento di trasformazione, di cambiamento, magari qualcuno decide di lasciare indietro vecchi schemi di comportamento, vecchi ruoli e perché no, per qualcuno potrebbe anche trattarsi di vecchie relazioni. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, potrebbe non risuonare tutto. La lettura è valida per segno lunare, solare e ascendente e per chi volesse una consulenza personalizzata può scrivermi una mail oppure sotto in descrizione trovate il numero di telefono, il link alla pagina web, il link alla sezione degli abbonati per il percorso di crescita, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale e il link al corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene, partiamo con un 3 di pentacoli. Abbiamo un fante di pentacoli, la sacerdotessa, il giudizio, la luna, re di pentacoli e 6 di bastoni. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo com'è il movimento energetico e se siete single potete rimanere con questa parte della lettura perché la leggerò come per i single. In un secondo momento andiamo a vedere l'energia della vostra persona di interesse e confronterò il suo movimento energetico con il vostro. Non importa quale sia la relazione tra voi e questa persona. Allora, partiamo da questo 3 di pentacoli. Il Papa, e il Sole. Andiamo a vedere anche il Fante di Pentacoli. Cavaliere di Spade e Fante di Coppe. Allora, la sensazione che ho è che ci sia un'energia fresca, acerba, per qualcosa. Qualcuno di voi potrebbe essere impegnato in questo periodo magari con i figli, con la famiglia, ci sono i compleanni, ho come la sensazione che se avete figli o se avete progetti comunque sarete molto focalizzati in quell'ambito ed è in quell'ambito anche che effettivamente potreste conoscere una persona. Io non sento che sia una persona che esprime un potenziale, perlomeno. Vedere così come entra, a meno che non la conosciate già, a meno che non ci sia già un rapporto di amicizia e in questo periodo le cose diventino un po' più poetiche. Mm, però ho come l'idea che, non lo so, troppi fanti. Le cose sono ancora un po' così, da definire, mi verrebbe da dire. Può anche essere, vi dirò, che ci sia una forte differenza di età tra voi e questa persona. Potrebbe essere un vostro insegnante, se voi siete quelli giovani, o se siete quelli più saggi, potrebbe essere un allievo, un sottoposto, se fosse per esempio una situazione lavorativa. Andiamo a vedere la sacerdotessa. Asso di spade e 4 di coppe.
io credo che eh, possiate già intravedere lo schema di questa situazione o di questa relazione proiettato nel futuro. Con questa sacerdotessa è come se sapeste già dove si va a parare. Andiamo a vedere il giudizio. 2 di spade. Effettivamente c'è un fante di coppe, quindi sento come se ci fosse un timido tentativo da parte di questa persona, però con queste carte io ho come la sensazione che non darete tanta corda a questa persona, perlomeno all'inizio, vuoi per la differenza di età, vuoi per la differenza magari di mentalità, di ceto sociale, di cultura. Mi dicono anche di orientamento sessuale. Magari a qualcuno risuona. Ok, 2 di spade per il giudizio. E 8 di pentacoli. Ma sì, secondo me può essere effettivamente una situazione dove c'è un lavoro in mezzo, dove c'è una collaborazione, dove c'è un rapporto mm, insegnante-studente, cioè c'è come, sento come un dislivello. Ed è anche come se non riusciste ad avere la visione di insieme di questa situazione o di questa relazione. Andiamo a vedere la luna. Asso di pentacoli e fante di bastoni. Io sento che c'è timore da parte vostra. Vi sento proprio, come dire, tirando indietro, facendo finta che l'altro o l'altra non esista. Perché ci sono delle timide avance, però c'è come un rapporto non equo. Io credo che molti di voi possano non sentirsi all'altezza dell'altra persona, oppure un gruppo più piccolo può essere il contrario, come avere quest'idea, sì, che l'altra persona, non sia quello che voi cercate. Andiamo a vedere il Re di Pentacoli. È come aver paura di non riuscire a costruire. Abbiamo un matto e una stella. Sì, io sento che potrebbe... E che voi pensate a qualche cosa di stabile, come questa sensazione, o pensate a qualcuno, diciamo, potrebbe essere della vostra stessa cultura, della vostra stessa religione, ceto sociale, circolo di frequentazione, cioè ho come la sensazione che cerchiate un pari e che questo dislivello possa essere, o il tema lavorativo anche per qualcuno, possa essere come un deterrente, un qualche cosa che vi crea una certa paura per cui non vi fa agire. Sento che con questo matto, al contrario, qualcuno non si fida magari della persona, della situazione, perché di nuovo ci sono tanti fanti, qui ce n'è un altro e qui c'è anche un matto, c'è come un senso di immaturità o della situazione, della cosa, della conoscenza o della persona proprio. Andiamo a vedere il 6 di bastoni. Allora, 4 di bastoni, asso di bastoni, 8 di bastoni sul 6 di bastoni, ragazzi. Quindi tanto fuoco alla fine. Guardate, secondo me qualche cosa diventa ufficiale. Ok, quindi c'è il 6 di bastoni che è una carta di riconoscimento. Qui verrà o arriverà
una comunicazione, un gesto fatto con intenzione, c'è anche una carta di stabilità con il 4 di bastoni, quindi sento che anche se sarete un po' voi, secondo me, a tirare indietro inizialmente, alla fine sento che un po' vi farete travolgere da questa passione, vi farete travolgere dalla persona, perché comunque è vero che potrebbe esserci come una componente di ingenuità, ma è anche vero che è la stessa componente, quella freschezza, quella genuinità di questa persona che vi attira. Fatemi sapere poi nei commenti. Andiamo a vedere l'energia della vostra persona di interesse, nel caso abbiate qualcuno. Non importa se sia qualcuno che avete adocchiato, qualcuno con il quale o la quale state già uscendo, una relazione ufficiale, clandestina, senza etichetta o in crisi, andiamo semplicemente a vedere lo sviluppo dell'energia dell'altra persona. Fante di bastoni. Cavaliere di spade sotto il vostro. Fante di spade. Ruota della fortuna. Cosa ho visto, ragazzi? Cavaliere di pentacoli. 4 di spade. Tre di pentacoli che voi avevate già qua all'inizio, però capovolto. Cosa ho visto? Ho visto che la ruota della fortuna di questa persona è sotto il vostro giudizio, quindi non vi nego che per qualcuno potrebbe essere una situazione karmica. Va bene, andiamo a vedere questo fante di bastoni. Fante di coppe, 4 di coppe, 7 di bastoni e fante di spade che questa persona ha già qui. Vi dico, c'è un tentativo da parte di questa persona. Potreste essere voi i più grandi, e l'altra persona essere più giovane, perché comunque qui abbiamo 3 fanti già così d'entrata, e ci sta anche con il movimento del cavaliere di spade, che è un movimento veloce, con impeto. Io credo che voi tenterete come di contrarrestare la velocità e l'impeto di questa persona. Giustamente è una persona entusiasta, una persona che si fa prendere, una persona con ehm, tante risorse, tanta voglia di fare, magari anche voglia di conoscervi, e pecca un po' di ingenuità. Infatti c'è anche un 4 di coppe che mi dice come se la persona non prendesse in considerazione certe cose. Ho sentito un messaggio che è quello di fare attenzione ai dettagli, a non, sì, a non sottovalutare le cose, a non lo so, sento che questa persona ha un impeto talmente grande da perdersi per strada qualche pezzo della visione di insieme, mi viene da dire. Qui c'è anche un fante di spade perché per certi versi potrebbe essere una persona che ha bisogno di conferme, che ha bisogno di tenere la situazione sotto controllo. ehm. Andiamo a vedere il cavaliere. Può essere una persona un po' insicura, vi dico. Tanto entusiasmo, tanta voglia di fare, però è come se avesse bisogno ancora di essere accompagnata, indrizzata. Allora, 2 di bastoni e cavaliere di coppe, qui c'è un fante di coppe. È come se l'entusiasmo ci fosse, ma non ci fosse ancora la maturità sufficiente, vuoi della persona o della relazione o della situazione che state vivendo, per, come vi posso dire, creare qualche cosa di serio, qualche cosa che, non dico di ufficiale, ma sento che la persona non ha tanti dubbi sul se iniziare o no, il punto è se ufficializzarlo o no.
È come se vi steste conoscendo ancora su vari fronti o potrebbero esserci come dei nuovi temi da dover affrontare. Io ho come la sensazione che sì, avrete tutte le intenzioni di affrontare, cioè scusate, la persona avrà tutte le intenzioni di affrontare questi temi, però è come se poi alla fine non facesse una proposta finale, no? Andiamo a vedere il fante di spade. Uff, 10 di coppe, 4 di bastoni al contrario. Io non credo che questa persona voglia compromettersi. Cioè, va bene ridere, va bene scherzare, va bene giocare, stare bene insieme, farci le coccole e passare del tempo insieme, però quando poi è ora di fare la promessa, di fare quel passo avanti, mm, non arriva, perlomeno per il momento. Andiamo a vedere la ruota della fortuna. 10 di pentacoli appeso. Io credo che questa persona stia aspettando che si risolva qualche questione economica, mi stavo impaperando. E potrebbe essere un'eredità effettivamente, perché abbiamo sia il 10 di pentacoli che la ruota della fortuna, potrebbe essere ehm, un rimborso, potrebbe essere un qualche tipo di liquidazione, perché ho la sensazione che con questo 4 di bastoni la persona stia cercando casa o abbia bisogno in qualche modo di lavorare o di creare una nuova stabilità. Andiamo a vedere il Cavaliere di Pentacoli. 6 di Pentacoli. E 3 di Coppe. Stavo guardando se avevate varie energie ed effettivamente sì, perché anche voi avete vari fanti. 1, 2, 3, più il matto. Potreste avere vari pretendenti e quindi questa persona decidere di fermarsi un attimo e vedere come si smuovono le energie, o vi dirò che potreste anche essere voi a mettere un po' in stand-by la cosa perché l'altra persona, in realtà nessuno dei due vedo che farà dei movimenti in avanti nella quarta settimana. E, e che la cosa interessante, no, guardate, io sento proprio che l'altra persona, voi non vedete l'altra persona come un potenziale partner, questo ve lo dico, più un amico, un qualcuno da cui imparare, anche se potesse essere un vostro insegnante, un vostro capo o quello che è, no? È come se non vedeste un potenziale futuro e quindi non prendeste tanto in considerazione la cosa agli inizi, vi dicevo qua, ve la tirate un pochettino. Ehm, Però in realtà anche l'altra persona non è che se la cavi così tanto bene, cioè nel senso tanto entusiasmo, tanta voglia. Io sento che c'è voglia di scoprirsi e di divertirsi insieme. Ho come l'idea che ambedue, ma probabilmente perché avete un karma insieme, ehm, nessuno dei due voglia fare il primo passo, una mossa che possa definire l'inizio magari di una relazione o cose per lo stile. Andiamo a vedere il 4 di bastoni o l'inizio di una nuova tappa all'interno della relazione. Morte, 9 di coppe, 4 di pentacoli, 10 di bastoni. Qui ho come la sensazione che si debbano lasciare indietro certe aspettative, anche voi avevate la stella al contrario, è come se si dovessero ridimensionare certi obiettivi, certi
punti d'arrivo. Vedendo queste carte mi viene proprio da dirvi due cuori e una capanna. Cioè, magari non c'è la casa dei sogni, questo 4 di bastoni, ma c'è un 4 di pentacoli. Quindi comunque è un qualche cosa di concreto, è un qualche cosa di duraturo, di stabile. Magari appunto non è la casa in sé, però è la concretezza con questa persona, il fatto che ci si possa vedere nel quotidiano. Io sento che questa persona nell'ultima settimana di maggio possa essere un attimino, diciamo la prima metà dell'ultima settimana, un po' fatti suoi, pensierosa, sta cercando di capire come secondo me smuovere questi contratti, questi rimborsi, questi soldi che potrebbero arrivare per alla fine c'è un 3 di pentacoli e per costruire, ragazzi. Andiamo a vederlo. È anche vero che, scusate, che l'altra persona è in una semi-zona comfort, eh? Ok, abbiamo Asso di coppe, 5 di pentacoli e il Papa, che è la carta con cui si iniziava qui, 3 di pentacoli e Papa, 3 di pentacoli e Papa. Allora, io qui, come vi dicevo, vedo un inizio. L'idea, vedendo queste carte, è un inizio passionale per voi, un inizio un po' più sacro per l'altra persona, perché comunque c'è Papa, c'è l'Asso di coppe, c'è questo 3 di pentacoli che mi fa ben sperare nel costruire un qualche cosa. Datemi una carta per il 5 di pentacoli. Quindi c'è comunque un nuovo inizio. Fante di pentacoli che era già qui. Ragazzi, li avete tutti quanti? Cioè, scusate, la persona li ha tutti e quanti questi fanti. Io credo che questa persona voglia effettivamente andare avanti con voi, abbia voglia di innamorarsi. Credo che sì, sia effettivamente un po' frizzantina, acerba, però le intenzioni sono veramente buone. Vi dico, per qualcuno c'è un tema legato al matrimonio, legato a una convivenza, all'ufficializzare un qualche cosa. Voi avete il 6 di bastoni e qui sotto c'è il Papa. 6 di bastoni è uno degli arcani minori del Papa, parla proprio dei riconoscimenti, di un qualche cosa che viene celebrato davanti alla società. Entrambe le carte parlano di questo, quindi mm, credo che ci sia un nuovo inizio romantico, passionale, sacro e anche con tanto amore perché c'è questo bellissimo asso di coppe. Ok, quindi direi che con questa morte si lascia indietro un certo tipo di periodo, un certo tipo di situazione per dare il passo a questa nuova, molto più stabile, più, guardate, il 4 di bastoni con il Papa parlano anche di matrimonio. Può essere che qui qualcuno stia aspettando una separazione, magari l'altra persona che sta aspettando una separazione per potersi unire con voi. Fatemi sapere nei commenti, spettegoliamo un po'. Andiamo a vedere un oracolo. Separazione. Sì, infatti io qui lo vedo un pochettino, vi dico, all'inizio della quarta settimana di maggio, secondo me questa persona andrà un po' in silenzio stampa. Parla di tristezza, di qualcuno che ha nostalgia, parla di qualcuno che vi pensa, di un futuro insicuro e qui vi dice di parlare di più, che ci sono alcuni messaggi, alcune chiamate che stavate aspettando che potrebbero arrivare. Parla anche di ganci hoovering, quindi per chi conoscesse il ciclo di abuso sapete che è la quarta fase del ciclo di abuso, l'hoovering. Io non sento tanto separazione, sì un momento un po' di ritirata, ma lo sento da entrambe le parti, sinceramente. Però non vedo... C'è un cambio, sì,
Però comunque c'è anche un attaccamento con questo 4 di pentacoli, voi probabilmente non vi fidate tanto, però è anche vero che questa persona vi dà un senso di stabilità in qualche modo. Ok, allora, carta numero 20 abbiamo Arcangelo Fanuel e parla di speranza, ottimismo e nuovi inizi. Carta numero 41 parla di maestri e qui ragazzi guardate quante volte ho il Papa, di coach, mentore e sono tutti spiriti che sono vicino a voi che vi aiutano come a sviluppare i vostri talenti. Amici del cancro, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato spunti di riflessione interessanti, fatemelo sapere nei commenti. Sostenete il canale con un like, un hype, l'iscrizione al canale o la condivisione del video. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me basato sul lavoro delle credenze limitanti, mi potete contattare via mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona, ma tenete presente che lo stesso lavoro lo potete anche fare come autodidatti nella sezione degli abbonati. Sono 5 playlist, ne ho iniziato una nuova, una di ermetismo, che è già materiale un po' più esoterico, però comunque sono numerate e andrebbero viste in ordine cronologico proprio perché è tutto un processo di trasformazione. Prima si lavorano le basi e poi si va ai piani alti fondamentalmente. Comunque, le playlist hanno la copertina lilla, se volete dare un'occhiata ai titoli dei video così vi rendete conto dei temi che vado via trattando. Detto questo, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!